credetemi, prendetemi in parola. In queste ultime ore sto guardando attentamente, in realtà anche negli ultimi giorni, ma ero un po' distratto, un pochino, diciamo poco distratto. Sto valutando quello che sta accadendo al Milan, no? Praticamente qualsiasi giocatore che arriva un'offerta, il Milan la valuta e via. Mignan, se arriva un'offerta di 25-30 milioni del Chelsea, ah perché no? Teo, speriamo. Chi più? Chi più? Reinders. Se pagate, noi siamo qui. Nessun problema, nessun problema. E adesso, miglior centrocampista, considerando McTominay miglior giocatore della stagione, arriva l'offerta di 70. Fantastico. Ottimo. Alla grande. Lo vendiamo. E qualcuno dirà, ma tu perché sei spaventato? È il mio, perché sei spaventato? Non è il caldo, o meglio, forse anche il caldo perché si alza le temperature e un po' si sbarella. A casa mia si sbarella sempre quando fa caldo. Però la verità è che quello che sta accadendo oggi al Milan, tranquillamente domani può accadere a noi. Anzi, vi dirò di più. Sta già accadendo. Sta già accadendo. Qualcuno dirà no, ma mo stai esagerando. No, ragazzi, c'è un filo conduttore che purtroppo, ragazzi, è lì. Non dobbiamo prenderci in giro. Siamo in mano a dei fondi. Siamo in mano a dei fondi. È inutile che, come si chiama là, Furlani va neanche un mese fa a dire no, nella situazione in cui siamo noi non abbiamo bisogno, non abbiamo necessità di vendere. Nessun problema. Tac, arriva l'offerta, buona per Reinders. Chi se ne frega che è stato il miglior giocatore della passata stagione per il Milan? Non se ne frega nessuno. Se c'è un guadagno, se faccio 40, 50 milioni di plusvalenza, a posto, a posto. E ragazzi, perché dico sta già accadendo? Perché all'Inter è la stessa roba. È inutile, sì, c'è Marotta. E speriamo finché non si arrende. Perché già fino ad oggi ce la prendevamo con Inzaghi. Da domani iniziamo a prendercela con Marotta. Lo so come sono fatti i tifosi. Non è che andiamo sempre su, non è che andiamo sempre alla radice delle questioni. Prendiamo il primo nome che ci mette alla faccia. Siamo fatti così. E quello che sta accadendo all'Inter mi sembra pure lì abbastanza chiaro, no? Con Inzaghi che va via e bisogna capire se è solo per questioni economiche, per i bigliettoni o se ci sono altre situazioni che magari conosciamo anche. I papabili per la panchina nerazzurra e quello che adesso filtra dallo stesso Fabregas pare che si va verso il no. Però questo è un discorso che aprirò, se no parlo solo è un periodo in cui parlo solo dell'Inter, e certo, è così, in questo momento sono molto assorbito da quelle dinamiche, però ripeto, è un filo conduttore, siamo in mano a dei fondi, e quello che sta succedendo al Milan è una roba che deve aprire gli occhi a chi è più o meno nella stessa situazione a livello di proprietà. E questa è una realtà cocente, perché è inutile che diciamo facciamo quello che dettano le linee guida, i fondi, e poi puoi metterci dirigenti competenti e altro, però ci sono delle linee guida da rispettare, se soprattutto se ti arriva l'offerta buona non c'è giocatore che te non interessa a noi, ma questo lo sapevamo già prima. Però al Milan davvero è incredibile come in questo momento chiunque arriva, qualsiasi, qualsiasi cifra che arriva sembra che è a posto, a posto. Noi siamo con le porte aperte e le diamo via a tutti. Ed è vero che magari serve anche una mini rivoluzione per quello che abbiamo visto la passata annata, però serviva soprattutto fuori dal campo ed erano state prese figure come Tare, poi l'allenatore, per dare una certa stabilità. Ma se tu eh, è il via tutti, liberi tutti, non so come si dice, no? In questi casi, boh, un po' è strana la cosa. Ora ne parliamo, così come parliamo dell'acquisto di Modric, che serve un po' come si dice, fumo negli occhi. Sì, è stato utilizzato così sostanzialmente. E prima, come al solito, seppur ormai è quasi finito il video, vi invito a lasciare il like per rimanere
No, il like non è per rimanere giovanesco, sei cotto, praticamente per il benedetto algoritmo invito ad iscrivervi per seguire i prossimi contenuti e sicuramente se non in serata domani, ma forse già in serata, valutiamo le piste alternative dell'Inter, perché ribadisco, quello che sta filtrando mi porta a pensare che Fabregas da scelta numero uno non arriverà a sedersi sulla panchina dell'Inter. Anche questa è una bella notizia secondo me, valutando soprattutto le alternative. Fantastica, da goduria, no? Da godere. E quindi non do scampanellata per rimanere connessi. Sì, se devo parlare dell'acquisto di Modric, dico tranquillamente che anche a 40 anni suonati, perché a settembre, quando inizierà la stagione per il Milan, Modric avrà 40 anni. Nonostante ciò, è un giocatore che può assolutamente aggiungere tanto alla rosa, ma non solo in campo, perché anche lì ancora può dire la sua, ne sono convintissimo, perché l'anno scorso ragazzi ha giocato comunque quasi 2000 minuti. Ragazzi, 1800 e passa minuti con la maglia del Real Madrid a 39 anni, al Real Madrid. Quindi di certo viene in Serie A e abbiamo visto come puoi fare quello che vuoi se hai un minimo di qualità. E di qualità anche a 40 anni suonati Modric ce l'ha, soprattutto un giocatore che finora gode anche di ottima solidità fisica, sta bene, ecco, di ottima salute, diciamo così. Per cui preso così, francamente a zero, paghi se non sbaglio 3 milioni e mezzo, non è un problema, anzi, va bene. Il problema è che tu poi togli l'ossatura della squadra. Ribadisco, il Milan sta aspettando veramente l'offerta per Maignan e poi sarebbe pronta ad andare a prendere Milinkovic Savic. Sta aspettando che Teo Hernandez, magari se non accetta la rabbia, magari trovi una soluzione con l'Atletico Madrid. Cioè, ma forse c'è anche un nome che in questo momento non mi dimentico. No, su questo. E poi c'è Reinders appunto venduto per 70 milioni. Ehm, ribadisco, è una situazione questa del Milan che deve accendere delle lampadine e non solo all'ambiente milanese, ma proprio in generale, perché purtroppo davvero sta diventando solo unicamente business, ma è una cosa pazzesca. È inutile che noi tifosi ci scanniamo tra di noi, tra virgolette, ma sta diventando qualcosa che boh, o magari è sempre stato così, adesso siamo soltanto meno assuefatti. Non lo so, però davvero ehm, vedo cose che francamente non lo so. E anche figure come, prendendo il caso Milan, figure come Tare e come Allegri. Sembra che vada bene tutto. O sono state offerte delle garanzie che qualsiasi milione che viene preso poi viene reinvestito perché davvero si vuole fare piazza pulita per una squadra che l'anno scorso ha fatto davvero male. Però, ripeto, se vuoi agire così, vendi gli altri. Posso capire gli altri, ma non rendersi. Ribadisco, è stato di gran lunga il migliore. Ma vendi Renders per il semplice fatto che l'ha pagato 20. Ripeto, lo vendi a 70, 60, 70, quello che sarà, tra percentuali se non sbaglio alla Z e tutto il resto. E soprattutto a 26, non so se quest'anno va per i 27 o 26, a 26 anni. E quindi tu dici, magari questi soldi non li prendi più. Il fondo così agisce. Il fondo questo pensa. Non credo che questa sia una decisione, è sicuro, perché sarebbe come tagliarsi vabbè, non me ne fate dire ste robe, da soli. E, e quindi funziona così. Quello che ti dicono devi fare. E ribadisco sta situazione, inizio a toccarla con mano adesso anche all'Inter. E perciò che non mi riesco a risollevare di nulla, no? Tutto qua. Tutto qua. Ripeto, vediamo un po'. Deve arrivare l'ufficialità sia per modo, ci pareva oggi le firme. Almeno lo danno per fatto, almeno la Gazzetta, ma lo davano per fatto Fabrizio Romano e tutti gli altri, quindi non dovrebbero esserci problemi. Così per la stessa cosa l'uscita dei Rangers. Niente signori, questa è.
video a cuor leggero, sì, a cuor leggero, a cuore in mano. Fatemi sapere cosa pensate voi. Un grande abbraccio da Neschio, un abbraccione grande, un abbraccione forte, abbracciamoci forte, specialmente con sto caldo fa bene.